Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Anna. Ho 69 anni. La settimana scorsa sono andata dal dottore. Aveva un'aria seria. Poi mi ha dato una brutta notizia. Ha detto che ero molto malata. Ha detto che forse mi restava solo un mese di vita. Sono tornata a casa lentamente. Le mie mani erano fredde. Il mio cuore era pesante. A casa mi sono seduta da sola nel mio piccolo soggiorno. Ho guardato la casa silenziosa. Poi ho aperto un vecchio cassetto e ho trovato delle foto di famiglia. C'erano foto di compleanni, giorni di scuola, viaggi estivi e cene di Natale. In una foto i miei figli erano piccoli e ridevano. In un'altra mio marito teneva in braccio la nostra figlia più giovane. Ho toccato le foto e ho sorriso. Ho pensato, non voglio passare i miei ultimi giorni a piangere, voglio passarli con amore. Ho 3 figli e 5 nipoti. Ora vivono tutti lontano. Sono occupati con il lavoro, la scuola e la loro vita. Ci parliamo qualche volta, ma non ci vediamo spesso. Così ho preso il telefono. Per prima cosa ho chiamato mio figlio. «Ciao mamma», ha detto, «puoi tornare a casa la prossima settimana?» Ho chiesto. «Certo, va tutto bene?» «Sì», ho detto piano, «mi manchi soltanto». Poi ho chiamato le mie 2 figlie, ho chiesto la stessa cosa. Hanno detto tutte di sì. Per la prima volta, dopo molti giorni, mi sono sentita felice. La mattina dopo ho pulito la casa. Ho aperto le finestre e lasciato entrare aria fresca. Ho lavato tazze e piatti. Ho cambiato le lenzuola. Poi sono andata al mercato e ho comprato frutta, pane, zuppa e tè. Più tardi ho trovato un quaderno. Mi sono seduta al tavolo e ho iniziato a scrivere. Ho scritto della mia infanzia in un piccolo villaggio. Ho scritto del mio primo lavoro in una panetteria. Ho scritto di quando ho incontrato mio marito sotto la pioggia. Ho scritto degli anni difficili, quando avevamo pochi soldi, ma ridevamo comunque insieme. Volevo che la mia famiglia conoscesse le mie storie. Volevo che si ricordassero di me. Qualche giorno dopo, il campanello ha suonato. È arrivato prima mio figlio. Mi ha abbracciata forte. Poi sono arrivate le mie figlie con i loro bambini. All'improvviso la casa silenziosa era di nuovo piena. C'erano risate in ogni stanza, scarpe vicino alla porta, borse sul pavimento, bambini che correvano nel corridoio. Il mio cuore si è sentito giovane di nuovo. Ci siamo seduti tutti insieme a tavola. Abbiamo mangiato zuppa calda e pane fresco. Mio figlio raccontava storie divertenti.
Le mie figlie aiutavano in cucina. I miei nipoti si sono seduti vicino a me. Nonna, raccontaci una storia, ha detto uno di loro, e così ho fatto. Ho raccontato di quando loro madre una volta aveva dipinto il cane di blu. Tutti hanno riso. Ho raccontato di quando loro zio aveva pianto il suo primo giorno di scuola. Anche lui ha riso. Il giorno dopo siamo andati in giardino. Il sole era caldo. Gli uccelli cantavano sugli alberi. Mio nipote mi ha aiutata ad annaffiare i fiori. Mia nipote raccoglieva rose. Ho indicato un albero alto vicino alla recinzione. Ho piantato quell'albero quando vostra madre aveva 7 anni. Ho detto. Hanno guardato in alto e hanno sorriso. Nel pomeriggio abbiamo aperto la vecchia scatola delle foto. Ho mostrato loro immagini di molti anni fa. Questo è vostro nonno, ho detto. Sembra gentile, ha detto mio nipote. Lo era, ho risposto. Quella sera, dopo cena, ci siamo seduti insieme in soggiorno. Le luci erano soffuse. I bambini avevano sonno. Ancora una storia, hanno chiesto. Così ho raccontato di un viaggio al mare con la famiglia. Ci siamo persi, abbiamo trovato un piccolo caffè e abbiamo mangiato torta mentre la pioggia batteva sui vetri. I miei figli si ricordavano e ridevano. Ho guardato intorno alla stanza. La mia famiglia era lì, sorridevano, erano al sicuro. E ho capito una cosa importante. La vita non si conta solo in anni, la vita si conta in amore. Prima di andare a letto, sono rimasta alla finestra a guardare le stelle. Ero ancora malata, avevo ancora poco tempo, ma non avevo paura. Avevo tutto ciò di cui avevo bisogno. Avevo un mese bellissimo. Ed era già cominciato. La mattina dopo siamo usciti insieme. Il sole era caldo e gli uccelli cantavano sugli alberi. Mia figlia spingeva lentamente la mia sedia a rotelle lungo il sentiero. I bambini correvano avanti e ridevano. Siamo andati al parco vicino a casa mia. Ho indicato una vecchia panchina sotto un albero. Mi sono seduta lì molti anni fa, ho detto. È lì che ho incontrato per la prima volta vostro nonno. I bambini hanno sorriso. Di cosa avete parlato? Ha chiesto mia nipote. Oh, di tante cose, ho detto. Sogni, libri e cibo. Hanno riso. Un uomo vicino stava suonando il violino. Il suo cappello era per terra per le monete. La musica era dolce e delicata. I bambini hanno iniziato a ballare in cerchio. Ho dato un po' di soldi all'uomo. Grazie, signora, ha detto gentilmente. Grazie a lei. Ho risposto. La sua musica ha reso la nostra giornata più bella. Dopo ci siamo fermati in un piccolo caffè.
Ci siamo seduti fuori sotto un ombrellone rosso. Ho bevuto tè e mangiato zuppa calda. I bambini hanno preso pane con burro. Mentre mangiavamo ho raccontato una storia divertente. Un giorno mi sono persa in città, ho detto. Ho chiesto a un gatto dove andare. I bambini hanno riso forte. Nonna, i gatti non parlano, ha detto mio nipote. Forse questo sì, ho risposto. Più tardi abbiamo visitato la mia vecchia scuola. L'edificio sembrava più piccolo adesso, la vernice era vecchia, ma la porta d'ingresso era la stessa. Qui ho imparato a leggere, ho detto. Ho mostrato loro la stanza dove una volta ho scritto la mia prima storia. Di cosa parlava? Hanno chiesto. Di un uccello che voleva nuotare, ho detto. Hanno riso di nuovo. Sulla strada di casa siamo passati davanti alla biblioteca del paese. Mi sono fermata e ho guardato le finestre. Ho passato molti pomeriggi lì, ho detto. I libri erano buoni amici per me. Quella sera ho dato a ogni nipote un piccolo libro. Le storie possono restare con voi per sempre, ho detto loro. Tornati a casa abbiamo acceso il camino. La stanza è diventata calda e dorata. Ci siamo seduti sul pavimento con coperte e cuscini. Quando ero giovane, in inverno sedevamo così, ho detto. Bevevamo cioccolata calda e raccontavamo storie. Mio figlio ha preparato la cioccolata calda per tutti. I bambini hanno sorriso e detto: la notte più bella di sempre. Più tardi, quando la casa era silenziosa, ho guardato i bambini che dormivano. Sembravano sereni. Mi sono ricordata di quando i loro genitori erano così piccoli. Il tempo passa in fretta, ho pensato, ma l'amore resta. Prima di dormire ho scritto nel mio quaderno: oggi è stato pieno di risate. Sono grata. La mattina dopo abbiamo preparato i pancake insieme. Mia figlia ha mescolato le uova. Mio figlio ha cucinato i pancake. Un pancake è volato dalla padella ed è caduto sul pavimento. Tutti hanno riso. La colazione era rumorosa, felice e dolce. Dopo aver mangiato, abbiamo aperto i vecchi album di foto. I bambini indicavano le immagini. Chi è questa? Hanno chiesto. Sono io alla vostra età, ho detto. Avevi dei capelli buffi, ha detto mia nipote. Aveva ragione. Più tardi siamo andati in giardino. Abbiamo giocato, fatto bolle di sapone e lanciato una palla morbida. Anch'io ho partecipato dalla mia sedia. I bambini correvano intorno a me come piccoli uccelli. Poi abbiamo piantato dei fiori. Ho mostrato loro come fare piccoli buchi e mettere ogni fiore delicatamente nella terra. Questi fiori cresceranno forti, ho detto.
proprio come voi. Nel pomeriggio abbiamo dipinto pietre lisce. Mia nipote ha dipinto un cuore, mio nipote ha dipinto un sole luminoso, io ho dipinto un albero. Abbiamo scritto i nostri nomi sul retro. Adesso ricorderemo sempre questo giorno, ha detto mio figlio. Quella sera ci siamo seduti di nuovo intorno al tavolo. Tutti hanno raccontato storie. Abbiamo riso, ricordato i vecchi tempi e ascoltato con attenzione. Più tardi siamo usciti fuori. Il cielo era scuro e limpido. Le stelle coprivano la notte sopra di noi. I bambini hanno espresso dei desideri. Anch'io ne ho espresso uno in silenzio nel mio cuore. Poi ho guardato la mia famiglia accanto a me. Non avevo bisogno di altro. Questo bastava, questa era felicità. E la vita era di nuovo bella. Il giorno dopo siamo andati al parco per un picnic. Abbiamo portato pane, frutta, formaggio e biscotti dolci. I bambini portavano una palla e un aquilone rosso acceso. Il cielo era limpido, il sole era caldo e il vento era leggero. Abbiamo steso una grande coperta sotto un albero alto. Tutti si sono seduti vicini. Abbiamo mangiato, riso e guardato l'aquilone danzare in alto nell'aria. I bambini correvano sull'erba con facce felici. Io ero seduta e sorridevo mentre li guardavo. Era un giorno semplice, ma sembrava prezioso. Dopo pranzo abbiamo fatto una passeggiata lenta nel parco. Tenevo la mano di mio nipote. La sua mano era piccola e calda. Nonna, ha chiesto, perché gli uccelli cantano al mattino? Per salutare il giorno, ho risposto. Poi ha chiesto, dove vanno le nuvole di notte? Ho riso piano. Forse vanno a dormire anche loro. Lui ha sorriso e ha continuato a fare domande. Mi piaceva il modo in cui i bambini vedono il mondo. I miei passi erano lenti, ma il mio cuore era leggero. Quella sera abbiamo preparato biscotti a casa. Mia figlia ha mescolato l'impasto in una grande ciotola. I bambini hanno usato piccoli stampi per fare forme. Abbiamo fatto stelle, cuori, cerchi e un biscotto che sembrava un coniglio. Il profumo dolce ha riempito la cucina. Tutti aspettavano davanti al forno. Quando i biscotti erano pronti, li abbiamo mangiati caldi con latte e tè. Avevano il sapore del conforto e della gioia. Più tardi, quella sera, abbiamo guardato insieme un vecchio film. Era in bianco e nero, con musica dolce e volti gentili. Questo era il mio film preferito quando ero giovane, ho detto loro. I bambini si sono seduti accanto a me con popcorn in mano, guardavano in silenzio
curiosi del vecchio mondo sullo schermo. Il film era lento, ma a nessuno importava. Eravamo insieme e questo bastava. La mattina dopo mi sono svegliata presto. Ho preparato il tè e mi sono seduta vicino alla finestra. La casa era silenziosa, tutti dormivano ancora. Ho guardato il giardino, i fiori e gli uccelli che si muovevano tra gli alberi. Ho pensato alla mia vita, agli anni difficili, agli anni felici, agli anni strani e divertenti. Poi ho sussurrato: grazie. Non era una mattina triste, era serena. Più tardi abbiamo fatto insieme una scatola dei ricordi. Ognuno ha messo qualcosa dentro. Mia nipote ha aggiunto un disegno della nostra famiglia. Mio nipote ha messo la sua piccola macchinina. Mio figlio ha aggiunto una vecchia foto. Mia figlia ha messo un nastro del suo vestito da bambina. Io ho messo un piccolo biglietto con scritto: questa settimana è stata piena d'amore. Abbiamo chiuso la scatola e l'abbiamo legata con un nastro blu. Un giorno la riapriremo, ha detto mio figlio. Nel pomeriggio la musica ha riempito la casa. Mio figlio suonava la chitarra. Mia figlia cantava dolcemente. I bambini ballavano in cerchio e battevano le mani. Anch'io battevo il piede e cantavo un po'. La musica non era perfetta, ma era vera. Ogni suono sembrava caldo e vivo. Quella notte ho dato a tutti carta e penne. Scrivete un desiderio, ho detto. Abbiamo piegato i fogli e li abbiamo messi in un barattolo di vetro. Nessuno ha condiviso il proprio desiderio. Ho guardato il barattolo e ho sorriso. Non ho desiderato più tempo. Ho desiderato più giorni come questo, giorni pieni di risate, storie e cuori gentili. La mattina dopo, la luce del sole entrava in cucina in morbide linee dorate. Mi sono seduta con mio figlio mentre beveva il caffè. Non abbiamo parlato molto. Abbiamo solo sorriso. A volte i momenti silenziosi dicono di più. Dopo colazione abbiamo pulito la casa insieme. I bambini hanno raccolto i giocattoli. Mia figlia ha piegato i vestiti. Io ho pulito il tavolo con la mia piccola nipote. È divertente, nonna, ha detto. Ho riso. Più tardi ho tirato fuori i vecchi album di famiglia. Abbiamo girato le pagine lentamente. Ho mostrato loro matrimoni, compleanni, gite al mare e volti sorridenti di tanti anni fa. I bambini facevano molte domande. I miei ricordi sembravano vivi di nuovo. Nel pomeriggio ci siamo seduti in giardino. Il cielo era blu e i fiori erano luminosi. Mio nipote mi ha portato una limonata fresca con menta. Mia nipote danzava sull'erba come una farfalla.
abbiamo preparato una limonata fresca con i limoni dell'albero. Li abbiamo spremuti, aggiunto zucchero e acqua, poi abbiamo mescolato tutto insieme. Abbiamo bevuto all'ombra e raccontato storie divertenti. Prima di cena ho raccontato loro di quando ho imparato ad andare in bicicletta. Sono caduta molte volte, ho detto, ma mi sono sempre rialzata. Eri coraggiosa, ha detto mio nipote. Continuate sempre a provarci nella vita, ho detto loro. Quella sera ci siamo seduti vicino al fuoco. Mio figlio ha suonato di nuovo la chitarra. Mia figlia canticchiava dolcemente. I bambini ballavano in pigiama. La luce calda illuminava ogni volto sorridente. Non avevamo tutto, ma avevamo amore e l'amore bastava. Quella notte mi sono seduta alla scrivania e ho scritto lettere per ognuno di loro. Lentamente e con cura ho scritto parole che venivano dal mio cuore, parole che avrebbero potuto conservare per sempre. Il giorno dopo abbiamo fatto una lista insieme e l'abbiamo appesa al muro della cucina. Preparare biscotti, passeggiare nel parco, guardare le stelle, raccontare storie, ridere spesso. Amare sempre non era una lista di addii, era una lista per vivere. Grazie per aver passato questo tempo con noi. La vita corre molto veloce e a volte dimentichiamo quanto siano importanti la famiglia, l'amore e i momenti semplici. Se questa storia ti ha toccato il cuore, sostieni il canale mettendo mi piace al video e iscrivendoti per altre storie serene ed emozionanti come questa. E prima di andare, scrivici nei commenti: qual è un ricordo con la tua famiglia che non dimenticherai mai? Abbi cura di te, sii gentile con le persone che ami e ci rivedremo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.